Ciao ragazzi, qui è Marchettino e oggi vi voglio portare a bordo su quella che secondo me è la 911 ideale da sfruttare tutti i giorni e divertirsi. Di solito quando faccio test drive o recensioni scelgo sempre belle giornate. Oggi purtroppo piove, diciamo che sarebbe stata la giornata ideale per tirare fuori l'M3, però sono molto contento di provare questa Porsche Turbo perché io penso che la Turbo sia nella gamma 911 una delle macchine più complete che si possono comprare, e nel mondo delle supercar in generale io penso che questa sia una delle migliori, se non la migliore supercar con la quale ti puoi divertire, andare forte e soprattutto sfruttarla tutti i giorni. Questa che guido è una Porsche Turbo del 2014 e come tutte le 911 la linea è classica, non cambia più di tanto nel corso degli anni e non si direbbe che questa macchina ha già 4 anni. E rispetto a una 911 normale si può notare che questa è una turbo, ovviamente dal logo turbo, ma anche dalle fiancate più allargate, le prese d'aria imponenti e soprattutto anche dallo spoiler che si alza oltre i 110 km/h, basta premere un bottone per alzarlo e fare un po' i tamarri. Perché secondo me la turbo è una delle migliori 911? Prima di tutto perché va forte, va dannatamente forte in strade come queste, con tornanti lunghi rettilinei. Poche macchine riescono a stargli davanti. Certo, ci sono macchine come la GT3 e GT3RS che sono poi coinvolgenti, ma allo stesso tempo anche più difficili da guidare, e in una giornata di pioggia così io, se avessi un GT3, starebbe fermo in garage. Mentre qui sulla Turbo abbiamo la trazione integrale, che significa che se affondiamo il pedale sul gas abbiamo il massimo della trazione. Seppur questo 3008 Boxer Biturbo sviluppi 520 cavalli, 660 Nm di coppia, ogni volta che si affonda il pedale sul gas la turbo riesce a scaricare tutta questa potenza offrendo un grande senso di sicurezza, ma soprattutto tantissima trazione, il che significa che questa è una macchina che si può veramente sfruttare in tutte le condizioni climatiche. Guidando adesso la macchina in modalità comfort, l'assetto è assolutamente morbido, non ti dà neanche l'idea di guidare una supercar da oltre 500 cavalli. Senza perderci in troppe chiacchiere, mettiamo la modalità sport e la cambiata manuale. Quello che posso avvertire immediatamente è che l'assetto diventa un po' più rigido. Adesso riesco ad avvertirle per bene la spinta dell'asfalto, ma abbiamo un pedale dell'acceleratore già più pronto e attivo, così come il motore. Infatti già a 3000 giri, se affondiamo, perdiamo un pochino di
gran lunga superiore alla maggior parte delle supercar che troviamo sul mercato. E a quanto pare lo dice anche il detto: l'uomo furbo viaggia in turbo. Sì, obiettivamente la trovo essere una macchina molto intelligente, perché con questi soldi ti porti a casa una macchina assolutamente completa. E adesso non abbiamo neanche sfruttato l'intero potenziale della macchina, perché oltre a Sport abbiamo anche Sport Plus. E rispetto alla modalità Sport possiamo avvertire immediatamente che l'assetto è ancora più rigido, lo sterzo è ancora più duro, ma al tempo stesso diretto e comunicativo. Togli i controlli, fai due attraverso. Ok. Che sono... Adoro i proprietari così, mi ho appena detto che posso togliere il controllo di trazione. Allora, vediamo come si comporta la turbo in Sport Plus. Non fare il segno della croce. Ora sì che mi diverto. Ecco, diciamo che in Sport Plus la macchina inizia a diventare cattiva e scorbutica, perché con i controlli staccati e la macchina ancora più rabbiosa, questi 520 cavalli si fanno avvertire ancora di più. Eppure devo dire che anche intraversando questa trazione integrale, mentre la intraverso, mi dà senso di sicurezza, perché questo sterzo è molto preciso, riesco ad avvertire bene il posteriore che sta sbandando e riesco a correggerla immediatamente senza troppi sforzi. Sto facendo 3 anni di traverso, il proprietario della turbo è lì nel tornante sotto la pioggia e io sono qui dentro asciutto e sto attraversando la sua macchina. Di traverso la trovo indubbiamente divertente, come potete capire dalle mie espressioni. Bisogna dare subito quel colpo deciso all'acceleratore per far partire il posteriore, altrimenti si tende a far sottosterzare e basta la macchina. Bisogna capire per bene come funziona il sistema di trazione integrale e la ripercussione, ma una volta che intuisci il modo in cui lavora si riescono a fare delle ottime sbandate. Sull'asciutto ho qualche dubbio sul fatto che si possa intraversare, ma con queste condizioni climatiche è veramente uno spasso guidare la turbo. Io comunque sto ancora guidando la macchina con i controlli staccati e incollata all'asfalto. Sorpreso da questa macchina e sono contento di guidarla in una giornata così. Sapevo che la turbo era un'ottima macchina, ma non la credevo così ottima. Certo, diciamo che magari se si vuole una 911 da pista forse non mi orienterei sulla turbo, ma più su modelli come Carrera GTS, GT3 o le versioni RS. Però se si cerca una 911 veloce, potente, affidabile e che non dà neanche troppo nell'occhio, io penso che la turbo sia la scelta giusta da fare. E credetemi che la qualità dei materiali e dell'assemblamento non è una cosa da dare per scontato, perché ci sono tante supercar e macchine costose sul mercato che hanno una qualità decisamente inferiore. Io penso che in questo campo la 911 è molto molto difficile da battere. Come potete vedere, queste strade, questi panorami sono assolutamente mozzafiato. Venire qui al lago del Moncenisi è sempre un piacere, e venire qui con la 911 Turbo si è rivelata essere una piacevole sorpresa
Questa macchina non la credevo così entusiasmante e divertente. Sapevo che era un'ottima 911 per l'uso quotidiano, ma devo dire che in termini di prestazioni e divertimento è un'auto assolutamente coinvolgente e divertente. Io penso che se dovessi comprarmi una sportiva veloce, affidabile, potente, penso che mi orienterei proprio su questa. Io ringrazio Stefano dell'SC Cars per avermi fatto portare la sua turbo in questo posto favoloso. E ragazzi, se vi è piaciuto questo video mettete like, iscrivetevi al canale se l'avete ancora fatto e come sempre grazie per la visione. Ciao!